Ciao a tutti e bentornati su Stelle Turche Rivelate. Oggi vi porto una storia che ha fatto tremare ancora una volta il mondo dello spettacolo turco. Prima di cominciare, ricordate di iscrivervi, lasciare un like e attivare la campanella, così non vi perderete nessuna delle nostre storie più intense. Quella di oggi riguarda una coppia che conoscete bene, Gökberk YLDRM e Cemre Arda. Un amore che sembra combattere contro il tempo, contro la fama e contro le cicatrici lasciate dal cuore. Per settimane, i social e le riviste hanno sussurrato la stessa cosa. Il loro matrimonio stava crollando. Ogni apparizione in pubblico, ogni sguardo trattenuto, ogni foto troppo distante sembrava ripetere una verità scomoda. Tra Gökberk e Cemre, dicevano, era finita. Eppure, quando tutti aspettavano soltanto la conferma ufficiale, quando i giornali avevano già pronto il titolo del divorzio, è arrivato il colpo di scena. Cemre ha rifiutato di firmare le carte. Un gesto che ha spiazzato tutti. C'era chi lo ha definito orgoglio, chi lo ha chiamato ostinazione, e chi, con più tenerezza, lo ha letto come un atto d'amore. Ma chi conosce davvero Cemre sa che lì dentro c'era qualcosa di molto più profondo, forza. Non stava negando la realtà, non voleva fingere. Stava difendendo quello in cui credeva. In un mondo dove le relazioni si consumano più in fretta di un titolo che scorre nella homepage, lei ha rifiutato di lasciare che i ricordi evaporassero senza combattere. Non si trattava di aggrapparsi a qualcosa di rotto, ma di onorare ciò che, un tempo, era stato tutto. Per capire quel gesto bisogna tornare all'inizio. La loro storia è nata dove nascono spesso i grandi racconti moderni, su un set luci che bruciavano il buio, telecamere puntate, voci che scandivano ciacche e silenzi. Cemre veniva da un periodo complicato, stava rimettendo insieme i pezzi, cercava una nuova direzione. Gökberk, invece, era nel pieno della sua ascesa, richiesto, ammirato, carismatico sotto i riflettori. Eppure, tra le battute di un copione, tra pause rubate in un corridoio e scambi di battute che smettevano di sembrare fiction, accadde qualcosa di vero. Iniziarono come semplici colleghi, ma quella complicità cresciuta di giorno in giorno si trasformò. Si cercavano negli intervalli, scoprivano il conforto della presenza dell'altro. Condividevano silenzi che non pesavano e sorrisi che dicevano più di 1000 parole. Quando le prime crepe sono comparse, Cemre non le ha vissute come una sentenza, ma come una prova. Una prova di pazienza, di fiducia, di lealtà. Nella sua idea, i problemi non nascevano dall'assenza di sentimento, ma dal peso di una vita pubblica perennemente esposta, da orari impossibili, da aspettative che non concedono respiro. Per lei, Gökberk non era soltanto il volto amato dalle telecamere. Era l'uomo che le aveva stretto la mano quando tutto sembrava crollare. Come si cancella una cosa così con una firma? Come si riduce un percorso a un documento, a un timbro, a una foto d'archivio? Molti l'hanno criticata. L'hanno dipinta come una che non vuole accettare la realtà, come una che insegna al cuore a vivere di ricordi. Ma chi la conosce davvero ha detto l'opposto, non era debolezza. Era verità. Cemre non aveva paura della solitudine. Aveva paura di dimenticare ciò che le aveva dato significato. E mentre il mondo commentava, giudicava, decideva al posto loro, lei ha scelto il silenzio. Non ha attaccato Gökberk, non ha alimentato il circo digitale. Ha scelto la calma in mezzo al frastuono. In quel silenzio ha cominciato a guarire. Piano, senza platealità, senza dichiarazioni. Ha ripreso a respirare. Dall'altra parte, anche Gökberk stava combattendo una guerra che nessuno vedeva. Eventi, tappeti rossi, interviste con risposte misurate. Sorrideva, certo, perché davanti ai flash il sorriso è una corazza. Ma negli occhi la luce era diversa. Ogni volta che qualcuno pronunciava il nome di Cemre, i secondi si allungavano. L'orgoglio sussurrava di andare avanti, di voltare pagina, di proteggere l'immagine. Il cuore diceva altro. Non era un conflitto che si risolve in una notte. Era una domanda che tornava sempre uguale. Cosa conta davvero quando si spengono le luci? Nel frattempo, Cemre andava avanti. Lavorava, incontrava gli amici, si concedeva il tempo di tornare a sorridere. Non perché avesse dimenticato, ma perché aveva accettato ciò che non poteva controllare. E questa serenità ha spiazzato tutti. Qualcuno l'ha scambiata per indifferenza. In realtà era un messaggio. L'amore non ha sempre bisogno di parole. A volte è il silenzio che dice tutto, che lascia spazio a ciò che è rimasto intero anche dentro una storia ferita. Il tempo, che così spesso distrugge, è diventato alleato.
Perché non c'è niente di più indimenticabile di chi non ti rincorre, eppure non smette di tenere a te. Così, lentamente, la presenza di Cemre ha cominciato a riverberare nella mente di Gökberk come una melodia che non se ne va. Gli tornavano in mente dettagli che nessuno vede. Il modo in cui lei appoggiava la tazza quando era nervosa, la pazienza con cui imparava una scena difficile, la risata che esplodeva solo quando si sentiva al sicuro. E quando questi dettagli tornano, non lo fanno mai da soli, portano con sé il senso di ciò che si rischia di perdere. Poi è arrivato l'intervento del destino, o chiamatelo come volete. Un pomeriggio qualunque, in una riunione di produzione, i loro percorsi si sono incrociati. Nessuna telecamera, nessun pubblico, nessuna posa. Solo loro due. Gli sguardi si sono trovati e il tempo si è fatto più lento. Lei appariva diversa, più centrata, più ferma, forte nella sua quiete. E in quell'istante, a Gökberk è arrivata chiara una verità che forse aveva sempre saputo. Cemre non era mai stata il problema. Era la casa, il punto di ritorno, il posto sicuro. Ci sono cose che si capiscono solo quando rischiano di scivolare via. Sono prove che non hanno a che fare con i gesti grandiosi, ma con la capacità di continuare ad avere cura, nonostante tutto. Da quel giorno, i media hanno iniziato ad aspettare una dichiarazione. Una foto insieme, una smentita, una conferma, un segnale. Forse non arriverà mai niente di tutto questo, perché ci sono storie che non vogliono essere spiegate al mondo. Cemre non ha bisogno di giustificare il cuore. Ha già dimostrato che l'amore vero non è meno vero se non finisce con un lieto fine. A volte è proprio l'assenza di una conclusione chiara a renderlo così potente, così umano, così capace di farci specchiare nelle nostre stesse fragilità. E mentre i fan riempiono i commenti, i messaggi, le bacheche con parole di sostegno, lei è diventata, quasi senza volerlo, un simbolo. La chiamano Stella, la donna che non ha mollato, quella che ha preferito difendere la memoria di un sentimento invece di buttarlo via per far felici gli sconosciuti. Parlano della sua pazienza, della sua forza emotiva, della sua lealtà in tempi in cui è più semplice arrendersi e cambiare pagina come si cambia un filtro su una foto. Ma non confondete la pazienza con la passività. In quella calma c'era la scelta di non aggiungere dolore al dolore, di dare al tempo la possibilità di dire la sua. C'è chi giura di averli visti scambiarsi parole sommesse all'uscita di quella riunione. C'è chi racconta di uno sguardo lungo, di un sorriso timido, di un cenno del capo che valeva più di un comunicato ufficiale. Forse è leggenda, forse no. Ma è così che funzionano le storie che ci toccano davvero. Non hanno bisogno di prove per farci battere il cuore. Hanno bisogno di un'immagine, di un'idea, di una sensazione che ci resti appiccicata addosso. E questa sensazione è che due persone che sono stati importanti l'una per l'altra possono imparare a rispettare il loro passato, anche quando il presente è incerto. Gökberk ha iniziato a fare spazio alle cose piccole. Messaggi senza pretese, domande sincere, ascolto. Ha smesso di raccontare una versione della sua vita adatta ai titoli e ha cercato la verità più scomoda, quella che non si mette in posa. E Cemre, con la stessa eleganza silenziosa che ha sempre avuto, ha tenuto la porta socchiusa, non spalancata, non sbarrata. Socchiusa, che è un modo per dire, sono qui, ma anche io ho imparato a proteggermi. È una lingua che capiscono solo quelli che hanno sofferto davvero. Non sappiamo quale sarà il capitolo successivo. Forse torneranno a incrociare i loro percorsi davanti alle telecamere, forse sceglieranno una strada parallela, con affetto e rispetto. Forse il destino li sorprenderà ancora, quando nessuno guarderà. Ma una cosa è certa, ciò che li ha resi indimenticabili non è mai stato lo sfarzo delle prime o la perfezione delle foto. È stato come hanno affrontato il crollo, senza urlare, senza trasformare il dolore in uno spettacolo. Con dignità, con la scelta di salvare, almeno, la parte migliore di ciò che sono stati. In fondo, le storie d'amore non si misurano con i finali che possiamo raccontare in 2 righe. Si misurano con la cura che ci mettiamo mentre tutto trema. E se oggi la gente nomina Cemre come esempio, è perché ha visto in lei qualcosa che scarseggia, la volontà di non barattare la memoria per una pace finta. Lei ha trasformato la pausa in una preghiera silenziosa, in un tempo dato non per tornare indietro, ma per capire cosa tenere con sé andando avanti. Il resto, forse, non ha bisogno di essere scritto. Forse c'è un caffè bevuto in un angolo tranquillo, una telefonata dopo mezzanotte, una promessa che non suona come una promessa ma come un gesto. Forse ci sono giorni in cui si perdonano e giorni in cui si mancano senza dirlo.
Forse ci sono mattine piene di lavoro e sere in cui il cuore pesa più dei copioni. Cose normali, umane, che non fanno notizia. Ma sono quelle che contano, sempre. E voi, cosa ne pensate? Ha fatto bene Cemre a resistere, a difendere un sentimento che molti avrebbero archiviato in fretta? O avrebbe dovuto proteggere il proprio cuore alzando un muro e lasciandosi tutto alle spalle? Scrivetemelo nei commenti, voglio davvero leggere le vostre opinioni su una storia che parla di pazienza e vulnerabilità. E se vi è piaciuto questo racconto, non dimenticate di iscrivervi, mettere un like e attivare la campanella. Qui su Stelle Turche Rivelate continueremo a raccontarvi le storie più emozionanti del panorama turco. Grazie per essere stati con me. Ci vediamo nel prossimo video. Prendetevi cura di voi e, soprattutto, dei vostri ricordi più veri.